Allora, il caso francese e anche quello di Monaco hanno provocato uno tsunami in quanto i dati che poi percentualmente sono uguali alle altre commissioni d'inchiesta, anche quelle fatte in Australia, con la differenza che però la popolazione di preti in Australia era di sole 3.000 unità. Ovvio in Francia, in Germania è più evidente, perché solo in Francia, per esempio, le unità di preti non sono 3.000, sono 22.000, in Italia sono 52.000, e quindi qui sarebbe interessante poi vedere davvero in Italia cosa succederà, e forse questo è anche il motivo per il quale Bassetti cerca, insomma, in qualche modo di evitare la commissione d'inchiesta governativa indipendente, e dice no, qua basta una commissione all'interno della Chiesa. Non basta, purtroppo la situazione italiana, credo che una commissione all'interno della Chiesa creerebbe un ulteriore tsunami per l'insabbiamento stesso, ecco. Vi puoi fare un check? Perfetto. E allora, adesso la questione italiana qual è in particolare? Nel paragone è anche più grave, no? Di Monaco, insomma. La situazione italiana è molto grave, purtroppo vediamo, questo è stato sempre sistematico, abbiamo sempre visto le conferenze episcopali in ogni paese abbracciare le leggi dello Stato, e questo proprio il problema. In Italia non lo hanno mai fatto, perché ad esempio in Francia l'obbligo di denuncia lo chiede persino la conferenza episcopale. Perché? Perché esiste una legge che obbliga alla denuncia. In Italia questa legge non c'è, quindi la conferenza episcopale si limita alle imposizioni che sono quelle della legge, e quindi appunto il problema, per essere risolto, e qui serve un intervento legislativo, quindi anche la commissione indipendente è poca, perché manca sempre un pezzo, manca il pezzo parlamentare. Qui serve un'analisi e delle azioni, no? Proprio modifiche di legge e via dicendo, se no non se ne esce. Quali sono i risultati del lavoro di Rete l'Abuso? Quali sono stati? Ma grossi, enormi, anche se poi sono poco diffusi. Sì. Per fare un paragone, per esempio, con l'indagine del País spagnola, il País analizza 7 decenni e in 7 decenni recupera bene o male 250 casi. Benissimo, in Italia, da quando Rete l'Abuso lavora, ha recuperato, e questo in soli 15 anni, non 7 decenni, ha recuperato ben 360 casi, tra quelli condannati in via definitiva e quelli ancora in attesa di giudizio. Diciamo che già il dato superficiale è enorme, anche perché questa è una statistica fatta da anni. Generalmente prima delle commissioni d'inchiesta in tutto il mondo la dichiarazione, e sono piuttosto convinto sia coerente, era che i casi che emergevano spontaneamente di preti e di vittime che denunciavano erano all'incirca il 10%. Leggevo che cifre enormi sui preti che sono passati in giudicato, ecco. Beh, allora in Italia negli ultimi 15 anni, sempre stando alla nostra mappatura storica, una mappa che sempre stando alla nostra... In Italia, sempre stando alla nostra mappatura storica, i casi attualmente condannati in via definitiva sono circa 160, e ripeto, l'arco temporale sono sempre 15 anni, e sono già tanti, 160 condanne definitive, non casi, no? Quindi casi accertati, giudicati e ritenuti colpevoli. Tu hai avuto anche un'esperienza diretta, da lì sì. È partito. Ecco, poi dici qualcosa su questo, da quell'esperienza, cosa ti ha comportato, e l'impegno poi successivo, sempre tenendola anche se... Io ho avuto un'esperienza diretta, purtroppo sono stato abusato a partire dall'età di 11 anni fino
a circa i 15, poi c'è stato un lunghissimo periodo di maturazione del trauma e a 40 anni ho maturato il trauma, quindi ho iniziato a occuparmi insomma di reclamare giustizia anche attraverso lo Stato, e mi sono accorto che appunto c'erano carenze legislative. Anche qui mi sono accorto che il mio caso era prescritto, quindi non era più procedibile. Da qui insomma si è capito un po' un problema di fondo dell'Italia, no? Anche legato ai patti lateranensi, che lasciano alcune diciamo facoltà, alcuni privilegi al mondo del clero, e quindi diciamo anche a livello di indagine l'intervento deve essere fatto diversamente, le prove devono essere raccolte prima della denuncia, perché poi dopo spesso e volentieri non si prova più niente. Quindi ci siamo affinati, ecco, io poi riuscito a condannare il sacerdote che ha abusato di me, non per i miei abusi, ripeto, perché erano prescritti, ma per gli abusi che aveva commesso su un altro ragazzino. Tu ho letto una cosa, mi fai il check per favore? E poi tutto. Ok, no, ha fatto più il Papa che lo Stato. Mi ha colpito questa cosa. Sì. Puoi dirmi un po' questa situazione qua, cosa ti aspetti? Sì, io ho affermato che ha fatto più il Papa in Italia che lo Stato, in quanto l'Italia, lo Stato italiano, il governo, le istituzioni stesse non hanno mai messo mano dal 2010 a oggi al problema. Il Papa effettivamente ha fatto di più, purtroppo però qui c'è un qualcosa che spesso sfugge alle persone. È vero che si chiamano tutti tribunali, ma i tribunali canonici e quelli civili non sono la stessa cosa, cioè hanno due linee di valutazioni diverse. Nel tribunale canonico l'offesa è a Dio e si basa, anche il motu proprio l'ultimo di Papa Francesco, c'è scritto basato sul sesto decalogo, quindi è più chiaro di così. In quello penale invece c'è il riscatto della vittima, c'è il risarcimento danni e c'è la pena per il sacerdote. Quindi noi come associazione non diciamo che non si debbano fare i processi canonici, no, è giusto che la Chiesa abbia il suo iter, no? A livello spirituale, e però non può mancare, cioè non può esserci il processo canonico e non quello penale. E quindi la Romania italiana è questa qua, che praticamente pur volendo il clero non può, pur volendo redimersi non ce la fa legalmente, insomma, perché... Ma allora, ripeto, sono due paragoni diversi. C'è in più la problematica italiana che ci rende unici proprio anche solo la Francia. La Francia esiste in Francia l'obbligo di denuncia, cioè la donna che raccoglie i fogliettini della messa a fine messa, se sa di un abuso, è obbligata a farlo. In Italia questa cosa non c'è e principalmente è una mancanza di tutela proprio per il bambino, perché i bambini devono essere tutelati dagli adulti e qui manca il passaggio. In più è una situazione che ha creato sostanzialmente, mi sento di dire, che ha creato negli anni gli insabbiamenti, perché ha fatto sì che tutte le notizie venissero mandate ai vescovi, no? E poi questi potessero insabbiarle. Se invece l'obbligo è di tutti, cioè se anche il catechista, la signora che fa le pulizie, raccoglie i bigliettini in chiesa può denunciare la cosa, vedi che già salta questo meccanismo del vescovo che non denuncia o che copre, e tuttavia comunque anche qua è abbastanza fragile la cosa, perché il vescovo oggi con le attuali leggi non potrebbe denunciare come non possiamo noi della rete d'abuso. Ho capito, quindi allora quello che è successo oggi qui è un segnale, aspetta un attimo, scusa, ti faccio il fuoco. Quello che è successo oggi qui, questa riunione è un segnale importante, c'è qualcosa che si muove? Beh, assolutamente un segnale importante, si muove, si stanno muovendo finalmente in Italia anche all'interno della Chiesa, no? Questi gruppi, queste associazioni, no? Cattoliche, perché ovviamente adesso iniziano a preoccuparsi, no? Purtroppo la questione italiana è palesemente enorme, perché abbiamo tutto un problema anche di informazione, no? Quindi diciamo che praticamente adesso i cattolici italiani
che in realtà hanno sempre vissuto in questa situazione di pericolo, ma se ne accorgono solo ora, se ne stanno accorgendo in quanto i giornali italiani bene o male sono stati costretti di riflesso agli eventi che succedevano negli altri paesi dell'UE a scrivere, no? E quindi si è alzata la preoccupazione. Io purtroppo sono stato attaccato 1000 volte come associazione, no? Addirittura ci hanno dato degli anticlericali senza neppur capire che in realtà tutte le vittime abusate dei preti che poi vengano a denunciare da noi sono tutti cattolici, gli altri non hanno questo problema. Poi erano toccati al mouse. Ah, scusa. Senti, ma quindi oggi che è successo in pratica? Vi siete collegati, cioè in breve, l'evento di oggi? Oggi si è creata questo coordinamento, questa squadra, diciamo, che poi farà delle proposte, avanzerà delle proposte prossimamente, ecco, per cercare sia di stimolare entrambi, sia lo Stato che la Chiesa, ecco, ad intervenire e soprattutto una cooperazione, perché ad esempio si parla molto della Chiesa in questo periodo in Italia che vuole tutelare i minori, e perché non chiede allo Stato una commissione d'inchiesta? Perché se la chiedesse Bassetti anziché le vittime, io credo che Bassetti avrebbe un'audience anche a livello parlamentare, invece no, questo non avviene, quindi ci sono tutti i meccanismi davvero molto particolari e dico la verità, questo di Bassetti, questa sua proposta fatta da un cardinale che in 5 anni di mandato non l'ha mai fatta e la fa 2 mesi prima delle dimissioni, dando persino la carta al suo successore di dire ah ma l'ha detto Bassetti, capisci che è una proposta piuttosto poco credibile, ecco. Ecco, quindi noti, sempre brevemente, noti che comunque c'è un movimento dall'esterno che pressa e in questo momento è maturo, voglio dire, sì, come la vedi? Inizia a maturare la preoccupazione reale appunto della situazione, perché sta emergendo la situazione reale che in qualche modo poi è sempre stata, insomma, occultata. Non dico che la stampa non abbia mai scritto in Italia, hanno scritto, però casi come quelli presentati anche oggi avrebbero dovuto scrivere settimane di fila, no? Non un articolo. Ora, se ci limitiamo a un articoletto per dire l'abbiamo scritto... Ma ripetiamo quella che ho perso prima, i casi in Italia di condanne, insomma, sono consistenti. Ah, sì. La mappa della rete d'abuso che raccogliamo da 10 anni ha una peculiare differenza, ad esempio, con l'indagine che ha fatto in Spagna El País, un'indagine importante che però analizza un arco di 70 anni e in quei 70 anni El País ha documentato circa 250 casi che hanno portato la magistratura ad aprire autonomamente un fascicolo. Questo in Italia purtroppo non accade, eppure in Italia i casi proporzionalmente sono molti di più, perché la nostra raccolta torna indietro nel tempo di circa 15-17 anni, e però contiamo 360 casi, di cui più di 160 condannati in via definitiva, cioè quindi senza dubbio erano pedofili. Ok. Tu, ripetiamo l'ultima che ho perso, è che tu hai avuto un'esperienza di abuso, Sì. da cui probabilmente ne è conseguito lì l'impegno sociale, l'impegno civile. Com'è andata? Io ho avuto sono stato abusato dagli 11 ai 15 anni circa, poi ho avuto una maturazione lunghissima che fino ai 40 anni non mi ha dato la consapevolezza che alcune situazioni accadute nel mio trascorso di vita, no, anche adolescenziale, fossero direttamente legate a questi abusi. Quando l'ho scoperto ho fatto denuncia, scoprendomi però prescritto, no? Quindi già il primo blocco è questo, e da lì è nata un po' la voglia di fare qualcosa, e questo vedo che è un sentimento molto comune in tutte le vittime, no? Quello di far sì che non accada altri, e insomma abbiamo aperto la rete d'abuso cercando un attimino di trovare escamotage, perché ci si è resi conto che anche dietro ai
patti lateranensi, la materia era molto complessa, cioè bisognava andare a depositare una denuncia, ma già con un'indagine fatta dalla vittima o dall'associazione che la tutela, perché purtroppo la magistratura, ad esempio, nel protocollo addizionale dei patti lateranensi, articolo 2,2, dice che garantisce alla Chiesa che l'apertura di un fascicolo su un sacerdote sarà comunicata in pratica all'ordinario. L'ordinario è sostanzialmente il vescovo, no? Quindi in pratica la magistratura, prima di aprire un fascicolo su un prete in Italia, va a dire al suo vescovo: guarda che tizio è indagato. Capisci che scattano una serie di meccanismi che in quel momento poi tu non trovi più prove, non trovi più testimoni, non trovi più niente, quindi è da fare tutto prima. Ok, e quindi praticamente questa è la particolarità italiana. E sul futuro come la vedi? Ecco. È una battaglia dura, speriamo di farcela. Non è molto semplice uscire da questa situazione. Ripeto, qua c'è una grande assente, lo Stato, e purtroppo la Chiesa, come si vede, come è evidente, anche le proposte di Bassetti, perché ci sta marciando, no? Approfitta di questi vuoti legislativi. Come ho detto prima, il solo fatto che le conferenze episcopali si muovono in ogni paese d'Europa diversamente sulla base delle leggi, questo dovrebbe essere significativo su cosa manca in Italia, no? E perché la CEI si muove così. Alla fine, voglio dire, se ci fossero le leggi probabilmente tenterebbero pure di rispettarle, il problema è che in Italia non ci sono. Ok, e ti senti di dire qualcosa in più che non abbiamo affrontato? Pensi che... Vabbè, aspetta, sì. Dimmi pure. La situazione italiana è una situazione che, è vero, espone la rete, ma è una situazione che è stata denunciata proprio perché lo Stato non rispondeva neanche alle vittime, neanche alle associazioni, alle Nazioni Unite, che purtroppo non hanno potuto fare altro che confermare le accuse che poi erano state avanzate nei confronti dello Stato italiano, quindi dimostrando in pratica al momento l'impossibilità, non dico che i magistrati siano in malafede, proprio non hanno strumenti per muoversi.